Ciao, in questo video vedremo questa scheda che è un amplificatore audio 60 più 60 watt su 8 ohm ma anche su 4 ohm che poi vedremo. Viene venduta già assemblata così come la vedi. Qui sotto in descrizione trovi il link di dove l'ho acquistata. Vedremo il test e se veramente riesce a erogare i watt dichiarati. Ci sono diversi esemplari di diverse potenze, quindi potrai scegliere quella della potenza che riterrai più opportuno. Vedremo con l'oscilloscopio quando andrà in clipping e alcune altre cose. Prima di farti vedere la prova pratica, volevo farti vedere brevemente la differenza che c'è tra le classi degli amplificatori. Questo non è dichiarato, ma è un classe AB. Andiamo a vedere le differenze su uno schemino che ho preparato. Le classi degli amplificatori audio. Alcune immagini sono prese da Wikipedia a questo link. Le classi disponibili sono tantissime, adesso vedremo solo le principali che si trovano normalmente in commercio. La classe A è quella che ha un angolo di conduzione del semiconduttore finale di 360 gradi, quindi non c'è distorsione di incrocio nel punto centrale. Lo schema più o meno è questo qui, quindi c'è un transistor che è sempre in conduzione o positiva o negativa. Dopo esiste una classe B, che è l'amplificatore composto da due classi B messe insieme. Il singolo finale conduce per 180 gradi. Poi abbiamo la più comune, che è la classe AB, che ha un angolo di conduzione di 180-200 gradi perché ha un punto morto, che è il tipico 0,7 volt dei transistor, è un punto dove non c'è conduzione, quindi si usa uno stratagemma per metterli in conduzione anche a riposo, quindi per farli condurre vicino allo zero. Poi c'è la classe D, che sono i nuovi amplificatori con tecnologia PWM, quindi all'interno c'è tutto un sistema per modulare, in più prima dell'altoparlante, quindi prima dell'uscita c'è un filtro passabasso per togliere tutte le spurie e il segnale viene formato da tanti impulsi larghi o stretti, quindi è una modulazione, si chiama PWM, per ricostruire la sinusoide. Vediamo i pro e i contro dei vari tipi. La classe A quindi avrà un'elevata qualità audio, però una bassa efficienza, perché il più dell'energia viene dissipata in calore, quindi il suono è pulito, è puro e ha dei costi elevati. In genere i migliori amplificatori classe A sono fatti a valvole. La classe B ha un'elevata efficienza, una qualità audio non ottima, il costo è medio-basso, il suono è potente ma poco definito. La classe AB, che è quella più utilizzata, quindi ha un ottimo rapporto qualità-prezzo-efficienza, l'efficienza è leggermente inferiore alla classe B, il costo è medio-alto e il suono, diciamo, ha un volume non troppo alto, è ottimale. Non è mai come il classe A, però è un buon compromesso. Dopo ci sono i nuovi amplificatori che hanno un'altissima efficienza, una qualità audio non ottima, quindi non raggiungeranno mai la qualità dei classe AB e dei classe B e nemmeno dei classe A. Quindi come qualità audio non è l'ottimale, però ha un basso costo, è per quello che adesso lo troviamo su tantissime apparecchiature moderne. È molto potente, quindi altissima efficienza, molto potente, ma il dettaglio è poco perché la qualità, il suono non è pulito, ma è digitalizzato, diciamo, è ricostruito con questa tecnica PWM. Dopo questa breve introduzione sulle classi, andiamo a analizzare la scheda che ti ho fatto vedere. Questo è l'amplificatore, è fatto discretamente bene, ha il relè di protezione degli altoparlanti, deve essere alimentato in tensione alternata con un trasformatore con doppio avvolgimento, quindi una presa centrale. Qui c'è scritto 30, ma poi vedremo che deve essere molto meno, diciamo 24 volt e 24 volt. Quindi un trasformatore con uscita 24-0-24. L'uscita per i due altoparlanti, destro e sinistro, e l'ingresso del segnale BF comune sinistro e destro. È realizzata, come dicevo prima, abbastanza bene. Abbiamo questo componente qui che è un circuito integrato C1237 che si occupa del controllo del ritardo d'accensione,
dello spegnimento immediato quando viene a mancare la tensione alternata e del controllo se c'è tensione in uscita sulle casse. Poi andremo a vederlo nel dettaglio. Insieme all'amplificatore ci sono 4 distanziali per mettere sotto in questo modo e 2 viti per fissare il finale ad una letta di raffreddamento. Io come letta di raffreddamento uso questa che avevo in giro, anche se ha le forature TO3, ma giusto per provare monterò questa. Le caratteristiche le ho riassunte qui. Il modulo è un STK 402-100 della Sanyo, però vediamo che non c'è il marchio Sanyo, quindi questo qui è un clone dell'originale fatto da Sanyo. Tensione di alimentazione bisogna stare, come vedremo, appena sopra i 24 volt, perché nel datasheet del componente originale Sanyo ci dicono che la massima tensione può essere in corrente continua, quindi su questi condensatori può essere massimo 50 volt con un carico 6 ohm, però raccomandano un più o meno 35 volt in tensione continua e non l'alternata in ingresso. L'ho pagato 28,5 euro, è dichiarato come 60 più 60 watt, sia 4 che 8 ohm, banda passante da 20 Hz a 50 kHz con una distorsione del 0,4% su datasheet della Sanyo, perché sul sito lo danno con una distorsione molto inferiore. Lo schema completo non l'ho trovato, però ho stampato l'application note della Sanyo, che è questa. Più o meno il circuito è fatto così. La differenza è che qui sull'uscita c'è il relè collegato più o meno in questo modo, perché questo qui è l'integrato di protezione 1237. Bisogna per forza alimentarlo in tensione alternata, perché qui lui ha il pin 4 che va a controllare quando viene a mancare l'alimentazione. In pratica, come viene a mancare l'alimentazione, anche se c'è ancora tensione sui condensatori, lui apre i finali e questa è una bella cosa. Quindi se lo alimentiamo in continua qui sui condensatori, il relè non si chiude, quindi non funziona. Bisognerebbe fare una modifica ulteriore a questo circuito di AC off, però sarebbe meglio spegnerlo prima che i condensatori si scaricano. L'uso corretto è questo: andare a prendere l'AC qui su l'ingresso e fare lo spegnimento come viene a mancare. L'accensione invece viene ritardata da questa RC, l'8 è il piedino di alimentazione, quindi il relè si chiuderà dopo un istante che i condensatori sono carichi. E in più c'è il piedino 2 che va a controllare le tensioni sull'uscita delle casse, destro e sinistro, con 2 resistenze, e viene controllato se qui c'è verso massa una tensione positiva o una tensione negativa. Qualora ci fosse, per non danneggiare le casse, il relè si apre. Esistono già dei circuiti già fatti di questo circuito cercando il kit 1237. Tutti gli amplificatori è bene che abbiano un circuito di protezione per le casse. Per alimentarlo faccio uso di questo trasformatore e siccome ha un'uscita 36036, che sono questo rosso, questo giallo e questo rosso, lo alimento con un variac in modo da salire gradualmente e portare esattamente la tensione a 24 volt. Mi metto col test sull'uscita del trasformatore, vediamo la tensione lì, accendo, adesso sono abbastanza basso, sono circa 80 volt di uscita, 85 lo leggiamo qui, abbiamo 13 volt, adesso lo porto a 24, vediamo il voltmetro qui a destra, è scattato il relè già a 17 volt, torno indietro, lo faccio diseccitare, così si è diseccitato, risalgo pian pianino, vediamo se riusciamo anche a vederlo quando si chiude, si dovrebbe sentire anche il rumore. Adesso a 16 volt in alternata il relè chiude, andiamo a vedere in continua a cosa corrisponde. Sono 21 volt. 21 volt sui condensatori. Questi condensatori hanno una tensione massima di 42 volt, è scritto qui di fianco, adesso non lo alzo perché c'è anche il dissipatore, sono 42 volt, quindi più di 42 volt non possiamo dargli. Da notare qui sulle uscite, per non lasciare completamente aperte, ho messo delle resistenze da un centinaio di ohm, giusto per evitare autooscillazioni. Siccome non conosco il prodotto, meglio non lasciare aperto i finali. Adesso porto questa tensione sui condensatori a 42 volt, che è il massimo
permesso dai condensatori, anzi magari un volt meno, perché se la tensione di rete mi si alza rischio di danneggiarli. Così vediamo in alternata che tensione abbiamo. Andiamo a 41 volt, pian pianino per non superarla, 40, 41 volt, metto il tester in AC e vediamo quanto abbiamo sull'uscita del trasformatore. 31 volt. Ok, quindi non dobbiamo mai superare i 31 volt per non danneggiare i condensatori, che poi vedremo dovremo anche stare più bassi per non danneggiare anche il finale, specialmente a 4 ohm, perché come abbiamo visto prima la tensione massima consigliata è 35 volt. Scendo e facciamo il test a 24, come se avessimo un trasformatore 24-0-24. Di solito a vuoto sono qualcosina di più, quindi mettiamolo a 25. È come se avessimo un trasformatore di commercio circa 24-0-24. E in uscita abbiamo 33 volt in DC. Adesso prendo il generatore di segnali e applico a un canale per vedere che potenza ho in uscita. Aggiungerò l'oscilloscopio per vedere la sinusoide e quando andrà in clipping. Come carico uso queste resistenze, sono due in serie da 4 ohm per fare 8 ohm. Come generatore di segnali userò questo mio nuovo strumento che ho appena acquistato, che è 80 MHz, che mi viene utile per tante applicazioni. Ho mandato in pensione il mio vecchio Tektronix, ha due canali completamente separati, molto utile per tante cose. Metto la frequenza a 1 kHz e l'uscita adesso la porto anche a 0 e lo porto sui millivolt e salirò pian pianino, quindi salirò in questo modo. Adesso vado a quadrare l'oscilloscopio. Adesso la scheda è alimentata, il relè è chiuso, inizio a partire con un livello molto basso, tipo 10 millivolt. Eccoli qua, infatti qui ho abbassato 400 millivolt. Con l'oscilloscopio sono in parallelo alle resistenze di carico. Saliamo con la tensione qui in ingresso, mi porto a 100 millivolt picco picco. Qui ho messo la tensione RMS, così con questa tabella veloce riusciamo subito a capire quanti watt sono. Dobbiamo guardare la colonna 8 ohm, a 9 volt sono 10 watt in uscita. Portiamo a 9 volt, cambio scala, così, e salgo col segnale. Cambio scala ancora, quindi 9,8, così sono poco più di 10 watt. Vediamo se scalda, ancora no, le resistenze sono fredde. Vediamo sulla rete, vado a vedere, in rete ho 43 watt assorbiti. Ovviamente c'è la perdita del trasformatore oltre ad avere la perdita per dissipazione termica. Cambio ancora scala e proviamo a salire fino a quando va in clipping. Ecco qua il clipping, quindi 16,3, 16,4 pelato, 16,4 è il massimo. Spengo, vediamo se scalda, no, è ancora freddo. 16,4 volt sono meno di 40 watt, meno di 40 watt perché la tensione sicuramente in continua qua sta scendendo. Sono 34 a vuoto misurate sul condensatore, rimetto la sinusoide in entrata, scende a 29 volt. Adesso agisco sul variac per portare questo 34 volt un po' più alto, vicino al 40. Siamo a 40 volt a vuoto, rimettiamo il segnale in ingresso, aumento il segnale perché adesso abbiamo una tensione più alta, quindi abbiamo maggior potenza. Vediamo, ecco, clippa qui, sono 21 volt. 21 volt RMS, a 21,9 sono 60 watt, quindi 60 watt ce li abbiamo. Riproviamo, 20, scende a 34, però potremo salire ancora un po'. 41, ricordate che i condensatori sono da 42 volt. 41 volt, rimetto il segnale, quindi posso aumentare ancora il livello, quindi siamo a 21,4. Quindi se riusciamo adesso a mettere il 42 volt, l'unica cosa che a vuoto rimane più alto, c'è il rischio che i condensatori si danneggiano. Quindi a 42 volt sicuramente i 60 watt me li dà. Vediamo se sta scaldando un pochino. Adesso abbasso un po' la potenza e l'accendo un attimo per rendere la termocamera, così vediamo insieme il punto massimo, che dove c'è quel puntino rosso qui sono 50 gradi e sono due resistenze. Il finale, vediamolo qui,
sono 47-48 gradi. Adesso ho un RMS di 10 volt, quindi sono 15 watt. Aumento un po' il segnale d'ingresso, quindi lo vedi lì. Andiamo vicino al clipping, eccolo qua, e controlliamo le temperature. Sono 93 gradi sulle resistenze e 51 gradi sul dissipatore. Quelle resistenze qui magari bisogna metterle di una potenza un po' più alta. Scaldano solo quelle di destra perché il canale che sta andando è solo quello di destra, quindi anche il finale teoricamente sta scaldando solo da una parte, però il dissipatore non lo capiamo bene perché il dissipatore si sta scaldando uniformemente. In effetti qui è più caldo che a sinistra, infatti qua sembra più caldo. Cambio canale prima di andare a 4 ohm, così vediamo se anche l'altro canale si comporta allo stesso modo. Ho cambiato il canale, quindi adesso sono sul sinistro, quindi ho spostato sia l'ingresso qui che il carico resistivo 8 ohm. Do il segnale in ingresso, adesso siamo a 6,8 volt RMS, andiamo a vedere quando va in clipping, 22,4. Quindi questo canale qui sembrerebbe che dia qualcosa in più, però magari si è alzata la tensione di rete perché è influente. Siccome non abbiamo un alimentatore stabilizzato, se la tensione di rete si alza per qualche motivo, infatti adesso è sceso a 37 ma prima era 42, quindi ho delle variazioni di rete, quindi magari un attimo fa quando ho fatto la misura era 42 o anche 43, il condensatore ha sempre un margine di tolleranza, quindi il canale sinistro funziona bene come il destro. Vediamo, adesso che è acceso si scalda esattamente al posto di prima, abbiamo 68 gradi sulle resistenze e il dissipatore siamo a 54-56 vicino al finale in quel punto qui. Altri punti del PCB sono praticamente fredde, c'è questa resistenza qui che scalda un po', che è quella che prende la tensione di rete per andare all'integrato, e quella resistenza qui che va a fare il monitor della C off, questa qui che scalda, che però non ha lo stesso valore di questa ma è diversa, cioè su una 100 ohm, quindi il circuito non è proprio uguale a questo. Adesso metto le resistenze a 4 ohm, scendo un po' con la tensione perché a 4 ohm bisogna fare attenzione a non bruciare i finali, perché a 4 ohm siccome dovrebbe dare la doppia potenza ma lui non ce la fa a dissipare in potenza, infatti il datasheet dicono di lavorare al massimo con 36 volt in corrente continua, in questo caso tensione continua, lo mettiamo a 36 volt. Avendo un varia queste cose si possono fare. Ovviamente nel caso pratico dobbiamo comprarci un trasformatore 24 volt e dobbiamo accontentarci di quello che esce, di sicuro non usciranno 60 watt, se no dobbiamo fare un trasformatore apposta sulla tensione per darci 60 watt, e comunque dipende dalla tensione di rete che può variare a volte anche parecchio. Collegato il carico a 4 ohm, inietto il segnale qua, saliamo fino al clipping, ecco qua, sono 13,8 volt. Andiamo a vedere la colonna del 4 volt, sono meno di 50 watt. Meno di 50 watt, però sicuramente questa tensione sotto carico scende. Adesso sono 35 volt, metto il carico, scende a 28, vediamo se riesco, lo porto a 35 e vediamo quando va in clipping. Eccolo qui, sento odore di caldo, quindi sono 17,2. Per chi fosse interessato sto entrando con una tensione picco picco di 1,6 volt, 17,2, quindi siamo più di 60 watt, infatti si sente odore di caldo. Andiamo a vedere, il dissipatore è a 50 gradi, il punto più caldo sono 65 gradi, gli do ancora un colpetto, probabilmente le odori di caldo sono quelle resistenze lì che hanno raggiunto 140 gradi, infatti quelle resistenze lì andrebbero maggiorate di potenza, sono queste qui più grosse, infatti scaldano parecchio. Il dissipatore siamo sui 50 gradi e comunque 50 gradi si sente che è bello caldo, quasi non si riesce a tenere sulla mano. Quindi possiamo dire che i dati di targa ci sono tutti, anche se il finale è un sanio clonato, ci dà esattamente ciò che promette, anche qualcosina in più a 4 ohm e forse anche a 8, però io non mi sono fidato perché i condensatori li hanno messi giusti a 42 volt. Quindi la modifica che potremo fare per migliorarlo è cambiare questi due condensatori elettrolitici e metterli a tensione più alta, almeno 50 volt, in maniera che possiamo entrare
con una tensione più alta, anziché 24 volt, cercare un trasformatore a 30 volt, così siamo tranquilli. Tanto lui quando va in potenza fa abbassare la tensione, specialmente se stiamo facendo andare i due canali, la tensione del trasformatore scende, quindi avere anche un trasformatore a 32 volt se lo troviamo, se no bisogna farlo costruire, quindi costa parecchio, e quindi riusciamo meglio a raggiungere la potenza massima che lui riesce ad erogare. Sui finali è così, per legge di Ohm la potenza è al quadrato, infatti facciamo giusto un conto dove abbiamo dei numeri finiti, ad esempio qui abbiamo 2 volt, 1 watt, a 4 volt non abbiamo 2 watt, e ad esempio 10 volt a 20 volt non abbiamo 50 watt, ma ne abbiamo 100, perché la potenza aumenta al quadrato. Infatti la formula per ricavarla bisogna fare tensione per tensione diviso resistenza, quindi ad esempio in questo caso 10 per 10 fa 100 diviso 4, che è la resistenza, o come ti ho detto, per andare alla massima potenza, adesso il canale qui è spento, servono circa 1,6 volt picco picco, quindi se prendi questo kit devi assicurarti che il preamplificatore che va a mandare il segnale qui, l'ingresso dell'amplificatore abbia un segnale picco picco a sufficienza, quindi anche un po' di più, in maniera che poi magari con il trimmer che c'è sul preamplificatore riesci a raggiungere la massima potenza. Quindi meglio che ci sia almeno 1,8 volt picco picco, questo è picco picco, al limite se fosse in RMS fai tu l'equivalenza. Volevo adesso farti vedere che togliendo tensione il relè scatta subito. Tolgo tensione, dovresti sentire il rumore del selettore e anche il relè scatta subito. Adesso do tensione, lui ha ritardo, come tolgo tensione scatta subito, nonostante i condensatori restano carichi. E questo, come ti dicevo all'inizio, lo fa quel circuitino qui. Ricordiamoci al secondario dei trasformatori mettere sempre dei fusibili, io li ho messi dentro qui, sono i fusibili di 5x20 di protezione, perché se c'è un cortocircuito rischiamo di danneggiare il trasformatore e fare dei danni a circuito stampato. Quindi il fusibile sul primario e sul secondario del trasformatore ci vuole sempre. Sul secondario ce ne vogliono due, quindi abbiamo ad esempio 24 0 24, i fusibili vanno messi sui due rami 24 e 24. Sul 0230 ne basta uno solo, o su un capo o sull'altro. Teoricamente andrebbe messo sulla fase, ma qui in Italia, non avendo la spina polarizzata, non sappiamo dov'è la fase. Noi la spina la possiamo mettere in qualsiasi caso, quindi non possiamo sapere dov'è la fase. Con spine tipo Sciucco o quelle che hanno la massa sfasata, diciamo, possiamo fare l'impianto in casa con la fase sempre nello stesso punto. In quel caso lì riusciamo anche negli apparecchi a mettere il fusibile sulla fase, oppure per chi vuole può anche mettere due fusibili. Non ci sono controindicazioni a metterne due anziché uno. Al limite, in caso di cortocircuito del primario del trasformatore bruceranno due fusibili anziché uno. Come hai potuto vedere, con una sola scheda possiamo realizzare un bel amplificatore da 60 più 60 watt 8 ohm stereo, quindi due canali, con tanto di protezione sugli altoparlanti, cosa molto importante. Dobbiamo solo aggiungere un contenitore col dissipatore bel generoso, il trasformatore, e come modifica consiglio di cambiare i due condensatori, come ho detto, e quelle resistenze che abbiamo visto che scaldano. Per questo video è tutto, spero che ti sia stato utile e noi ci vediamo e sentiamo al prossimo video. Ciao!